Se ora smetti di ascoltare, continuerai a vivere come uno zombie emotivo per il resto della tua vita. Ascoltami bene. In questo preciso istante, qualcuno nella tua vita ti sta letteralmente rubando l'anima. Non con violenza, non con cattiveria. Ti senti stanco senza motivo? Ti svegli già esausto prima ancora di alzarti dal letto? Non è casualità, è la tua energia che grida aiuto. Oggi scoprirai chi sono i ladri silenziosi della tua energia e soprattutto come liberartene per sempre senza sensi di colpa. La forza vitale che ti appartiene. La tua energia non è un dono di beneficenza da regalare a chiunque passa. È la tua moneta più preziosa, è il carburante dei tuoi sogni, la benzina delle tue ambizioni, il sangue che alimenta le tue aspirazioni più profonde. Eppure, la stai sprecando come se fosse una risorsa infinita, come se potessi permetterti di regalarla a persone che non sanno neanche il colore dei tuoi incubi, che non conoscono il sapore delle tue lacrime, che non hanno mai chiesto come stai davvero quando nessuno ti guarda. Seneca disse: «Non è che abbiamo poco tempo, è che ne sprechiamo molto». La stessa identica cosa vale per la tua energia vitale. Non ne hai poca. La stai solo dando a persone completamente sbagliate. Pensa a questo. Hai mai notato come certe persone riescano a prosciugarti in 5 minuti di conversazione, mentre altre ti ricaricano solo con la loro presenza? Non è magia, è chimica energetica. Ogni essere umano ha una firma energetica, come un'impronta digitale dell'anima. Quando entri in una stanza e improvvisamente ti senti pesante, come se qualcuno ti avesse messo uno zaino pieno di pietre sulle spalle, quando ricevi una telefonata e il petto si stringe prima ancora di premere il tasto verde, quello è il tuo corpo che ti parla, il tuo spirito che ti lancia un allarme, ma tu continui a ignorare questi segnali come se fossero fastidi da sopportare. Ecco una verità che cambierà tutto. La tua intuizione non sbaglia mai. Può essere confusa dai tuoi pensieri, può essere offuscata dalle tue paure, ma non sbaglia mai. Quella sensazione di pesantezza che provi con certi individui è reale. Quella stanchezza che ti assale dopo aver parlato con certe persone è scientifica. Gli studi sui neuroni specchio dimostrano che assorbiamo letteralmente lo stato emotivo di chi ci circonda. Se passi tempo con persone depresse, deprimenti, negative, il tuo cervello inizia a rispecchiare quelle frequenze. Diventi quello che assorbi. La verità non sono fastidi da sopportare, sono messaggi urgenti dal tuo sistema di navigazione interiore. E finché non imparerai a decodificarli, continuerai a vivere come un fantasma pallido, invece della persona magnifica che potresti essere. Per i prossimi 3 giorni tieni un diario energetico. Dopo ogni interazione significativa con qualcuno, scrivi su una scala da 1 a 10 come ti senti. 1. Completamente prosciugato. 10. Energizzato e motivato. Annota il nome della persona e la tua valutazione. Alla fine dei 3 giorni avrai una mappa precisa di chi ti dà energia e chi te la ruba. Quando il rispetto diventa opzionale. Parliamo di una verità che fa male, ma che devi sentire. La mancanza di rispetto non arriva sempre urlando e sbattendo porte. A volte arriva in punta di piedi, con un sorriso falso stampato in faccia, con una battuta che taglia più di un coltello, con un silenzio strategico nel momento sbagliato, con occhi che si alzano al cielo quando parli dei tuoi sogni, come se fossi un bambino che racconta favole. Quante volte hai lasciato correre per mantenere la pace? Quante volte ti sei sminuito per non disturbare l'equilibrio precario di relazioni malate? Se devi diventare più piccolo per tenere qualcuno vicino, non stai mantenendo la pace, stai vivendo in guerra. Una guerra silenziosa, sotterranea, dove l'unica vittima sacrificale sei sempre tu. Epitteto insegnava: nessuno può farti del male senza il tuo permesso. Ogni volta che ignori un'offesa, stai firmando un contratto invisibile, scritto con l'inchiostro della tua dignità. Stai dicendo: va bene così, puoi trattarmi così, io accetto. E loro lo faranno, ancora, e ancora, e ancora. La tolleranza della mancanza di rispetto diventa la normalità. Il momento in cui smetti di correggere un comportamento sbagliato
Insegni involontariamente a quella persona come può trattarti. Non sei responsabile del loro carattere marcio, ma sei completamente responsabile di ciò che permetti di entrare nel santuario della tua vita. Ecco cosa nessuno ti ha mai detto. Il rispetto non è qualcosa che devi mendicare, non è qualcosa che devi guadagnare facendo salti mortali emotivi. Il rispetto è il biglietto d'ingresso minimo per avere accesso alla tua vita. Punto. Non si discute. Ci sono persone che ti mancano di rispetto così sottilmente che ti senti in colpa a fargli notare il loro comportamento. Ti fanno sentire troppo sensibile, troppo esigente, troppo drammatico. Ma dimmi una cosa, quando è diventato drammatico pretendere di essere trattati come esseri umani degni di considerazione? La verità senza filtri è questa. Alcune persone ti testano costantemente per vedere fino a che punto possono spingersi. Ogni volta che non reagisci, alzi l'asticella di quello che sei disposto a tollerare. È come dare a qualcuno il permesso scritto di maltrattarti. Identifica 3 episodi recenti in cui hai sentito di essere stato mancato di rispetto, ma hai lasciato correre. Scrivi esattamente cosa è successo e come ti sei sentito. Poi, per ognuno di questi episodi, scrivi quale sarebbe stata la tua risposta ideale se avessi avuto tutto il coraggio necessario. Questo esercizio ti aiuterà a prepararti mentalmente per la prossima volta. I vampiri invisibili. Ora ti rivelerò qualcosa che cambierà per sempre il modo in cui guardi le persone intorno a te. I vampiri energetici esistono davvero. Non indossano mantelli neri e non hanno zanne affilate. Ma sono affamati, costantemente affamati. Affamati della tua luce, della tua gioia, della tua pace, della tua vitalità. E il loro cibo preferito? La tua energia quando sei felice, quando stai bene, quando finalmente vedi uno spiraglio di luce nel tunnel. Questi vampiri hanno una caratteristica particolare che li rende particolarmente pericolosi. Appaiono sempre nei momenti sbagliati per i motivi sbagliati. Ti chiamano quando hai buone notizie, non per gioire sinceramente con te, ma per succhiare quella gioia come una zanzara succhia il sangue. Ti cercano quando splendi, non per celebrare la tua luce, ma per spegnerla con la loro ombra. Si presentano con complimenti calcolati, appena sufficienti per rimanere nell'orbita della tua vita, ma con critiche abbastanza taglienti da mantenerti in uno stato permanente di insicurezza. Non ti aiutano mai a costruire il tuo castello, ma vogliono sempre un posto d'onore a tavola quando il banchetto è pronto. Marco Aurelio scriveva: «Quanto ti disturbi per cose che forse non accadranno mai, ma io ti dico qualcosa di diverso. Quanto ti disturbi per persone che sicuramente non cambieranno mai. Questi vampiri invisibili non ti distruggono con odio evidente e dichiarato. Sarebbe troppo facile da riconoscere. La loro arma è sottile come un ago, negatività costante che si insinua nelle tue vene, ricordi tossici del tuo passato che riportano sempre a galla, sminuiscono sistematicamente le tue vittorie, trasformandole in casualità fortunate. Sono stranamente assenti e irreperibili quando hai bisogno di supporto, ma magicamente troppo presenti quando sbagli o cadi. Ecco il loro gioco psicologico. Finché rimani piccolo e insicuro, loro si sentono grandi e potenti. Finché hai bisogno della loro approvazione, si sentono indispensabili e superiori. Ma il momento esatto in cui inizi a camminare con la schiena dritta, a pensare con la tua testa, a brillare con la tua luce autentica, improvvisamente diventi il problema. Sei cambiato, ti dicono con tono accusatorio. E sì, certo, sei cambiato. Stai crescendo, stai guarendo, stai diventando la versione migliore di te stesso. E questo li terrorizza perché non possono più controllarti. Qui c'è un segreto che i vampiri energetici non vogliono che tu scopra. La loro fame è infinita. Non importa quanto dai, non importa quanto ti svuoti per loro. Non saranno mai sazi, non saranno mai soddisfatti, perché il loro vuoto interiore è un buco nero che inghiotte tutto senza mai riempirsi. Fai una lista di tutte le persone nella tua vita che sembrano apparire solo quando stai bene o quando hai successo. Poi chiediti, quando è stata l'ultima volta che ti hanno chiamato solo per sapere come stai, senza volere niente in cambio? Se non riesci a ricordare,
Hai trovato un vampiro energetico. Non solo una questione di persone. Ora arriviamo a una verità che brucia come acido, ma che devi assolutamente sentire. A volte il problema non sono solo gli altri. A volte il problema principale, il sabotatore numero uno della tua vita, sei tu stesso. È quella versione obsoleta di te stesso, che ha accettato di essere trattata come uno zerbino su cui tutti possono pulirsi le scarpe fangose. Quella versione di te che è rimasta zitta quando veniva mancata di rispetto, che ha trovato scuse creative per chi la feriva sistematicamente, che ha continuato a presentarsi puntuale agli appuntamenti con la sofferenza anche quando la sua presenza non veniva nemmeno notata, figuriamoci valorizzata. Devi divorziare da quella versione di te stesso. Devi licenziarla definitivamente, perché la vera libertà non è solo allontanarsi dagli altri, è riprendersi completamente se stessi, rivendicare la proprietà totale della propria vita. Seneca diceva: ogni nuovo inizio deriva da qualche altro inizio che si è concluso. Non puoi inaugurare la nuova versione potenziata di te stesso senza concludere definitivamente, senza appello, quella vecchia versione che accettava le briciole. Non sei più quella persona che implorava attenzione come un cane randagio affamato d'amore. Non sei più quella che doveva guadagnarsi l'affetto dando troppo, sacrificando tutto, svuotandosi completamente. Non sei più quella che confondeva l'attaccamento disperato con l'allineamento autentico. Sei più saggio ora, più forte, più consapevole, e ogni cicatrice emotiva sulla tua anima non è un segno di debolezza, è un certificato di sopravvivenza. È la prova che sei riuscito a superare quello che ha cercato di spezzarti. Non si tratta solo di persone tossiche. Devi allontanarti anche da ambienti che ti fanno credere che vivere male sia normale, da posti di lavoro che ti rubano lo scopo e ti trasformano in un robot senza anima, da abitudini che prosciugano la tua disciplina come buchi in una diga, da pensieri autosabotanti che limitano la fede nelle tue possibilità. Devi allontanarti da quella versione di te stesso che accettava di essere trascurata, che si accontentava di relazioni di second'ordine, che si scusava per il semplice fatto di esistere e occupare spazio in questo mondo. Il cambiamento vero, quello che trasforma davvero la vita, inizia sempre dall'interno. Inizia quando smetti di essere il complice della tua stessa sofferenza. Scrivi una lettera di licenziamento alla vecchia versione di te stesso. Elenca tutti i comportamenti che non accetterai più da te stesso. Dire sempre sì, non difendere i tuoi confini, cercare approvazione costante, eccetera. Poi distruggi quella lettera e scrivi una lettera di assunzione per la nuova versione di te. L'energia più letale di tutte. Adesso ti rivelo qual è l'energia più pericolosa, più distruttiva, più letale che porterai mai dentro il tuo sistema nervoso. La convinzione profonda, radicata, tossica di non valere abbastanza, non abbastanza intelligente, non abbastanza attraente, non abbastanza interessante, non abbastanza meritevole di amore e rispetto, perché una volta che questa bugia velenosa si installa nella tua mente, inizi a tollerare cose che dovrebbero farti rabbrividire, accetti trattamenti che dovrebbero farti scappare a gambe levate, rimani in situazioni che dovrebbero attivare tutti i tuoi allarmi di emergenza, rimani in posti di lavoro dove non sei apprezzato, dove il tuo valore viene costantemente messo in discussione, ti rimpicciolisci davanti alle persone come un fiore che si chiude al tramonto, solo per tenerle a loro agio, nella loro mediocrità. Cammini per la vita scusandoti continuamente di occupare spazio, di respirare la stessa aria, di esistere. Ascolta questa verità che ti cambierà l'esistenza, Dio, l'universo, la vita, chiamalo come vuoi. Non ti ha creato per inseguire l'approvazione degli altri, come un mendicante che chiede l'elemosina. Ti ha creato per portare una visione unica, irripetibile, preziosa nel mondo. Ma non puoi portare quella visione se sei circondato da persone che vedono solo il tuo passato, i tuoi errori, le tue cadute. Non puoi parlare dei tuoi sogni in cerchie che ti ricordano solo il tuo trauma più profondo. Non puoi parlare di fede e possibilità quando sei circondato da persone che respirano paura e limitazioni.
Ti dico qualcosa che nessuno ha mai avuto il coraggio di dirti. Se sei circondato da persone che ridono dei tuoi sogni, che sminuiscono le tue ambizioni, che ti fanno sentire stupido per voler qualcosa di più grande, quella non è la tua comunità, è la tua prigione, è la tua gabbia dorata. Se devi spegnere il fuoco della tua passione per appartenere a un gruppo, se devi nascondere la tua luce per non dare fastidio, non sei in allineamento con la tua verità, sei in prigione. E la prigione più pericolosa è quella di cui non ti accorgi nemmeno di essere detenuto. Non è debolezza, non è cattiveria, è saggezza pura, cristallina, necessaria per la sopravvivenza spirituale. Fai una lista di 10 qualità positive che possiedi. Se fai fatica, chiedi a 3 persone che ti vogliono bene di dirti cosa apprezzano di te. Leggi questa lista ogni mattina per una settimana. È un antidoto contro il veleno del non sono abbastanza. Questo è il tuo momento, non aspettare. Adesso ti faccio delle domande che ti scuoteranno fino alle fondamenta. Quanti anni della tua preziosa, unica, irripetibile esistenza sei ancora disposto a sprecare fingendo di star bene solo per tenere gli altri emotivamente a loro agio? Quante altre volte ti siederai a tavoli dove non vieni nutrito, dove non vieni onorato, solo per mantenere una pace falsa che in realtà è guerra mascherata? Quante altre versioni autentiche di te stesso sei disposto a sacrificare sull'altare della convenienza sociale per tenere vicine persone che non pregano mai per la tua felicità, che non festeggiano mai i tuoi successi, che non si preoccupano mai dei tuoi dolori? Ti dico una verità che nessuno ha il coraggio di pronunciare ad alta voce. Il mondo non aspetterà che tu ti decida a vivere davvero. Le opportunità non aspetteranno che tu finisca di compiacere tutti. I tuoi sogni non rimarranno ad aspettarti mentre sistemi tutte le relazioni disfunzionali della tua vita. La tua energia vitale è letteralmente la tua forza vitale. È quello che ti mantiene vivo, creativo, appassionato, connesso con il tuo scopo. E quando continui a versarla come acqua nel deserto nelle vite di persone che non la meritano, che non la apprezzano, che la danno per scontata, muori lentamente. Non fisicamente, quello sarebbe quasi un sollievo. Muori emotivamente, spiritualmente, creativamente. La tua anima si raggrinzisce come uva che diventa uva passa. Pezzo dopo pezzo, giorno dopo giorno, anno dopo anno, decennio dopo decennio, finché un giorno ti guardi allo specchio e non riconosci più la persona che ti fissa. Ti senti stanco tutto il tempo, non perché sei pigro o hai problemi di salute, ma perché hai vissuto in modalità sopravvivenza per così tanto tempo che hai dimenticato cosa significa vivere davvero. Hai ripensato ogni singola mossa, messo in dubbio ogni parola che esce dalla tua bocca, messo in discussione la legittimità della tua luce, tutto a causa dell'energia tossica che hai permesso di stare troppo vicina per troppo tempo. C'è una notizia devastante che devi sentire. Ogni giorno che passa in questa modalità di vita è un giorno che non tornerà mai più. Ogni settimana sprecata a cercare di riparare relazioni che erano guaste fin dall'inizio è una settimana sottratta alla costruzione della vita che meriti davvero. Il tempo non è democratico, non ti chiede il permesso per passare, non aspetta che tu sia pronto. Continua la sua marcia inesorabile mentre rimani bloccato in dinamiche che ti succhiano l'anima. Ora, in questo preciso momento, mentre ascolti queste parole, tutto questo finisce. Questa è la tua linea di demarcazione nella sabbia. È qui che la vecchia versione di te muore e quella nuova nasce. Calcola quante ore alla settimana dedichi a persone che ti prosciugano energia. Moltiplica per 52 settimane, poi per 10 anni. Quel numero rappresenta la vita che stai buttando via. Ora fai una lista di cosa potresti fare con tutto quel tempo se lo investissi su te stesso e i tuoi sogni. La pace come tuo scudo protettore. Ora ti spiego perché la pace non è solo importante. È letteralmente il tuo superpotere, il tuo scudo energetico, la tua armatura spirituale contro tutto ciò che vuole contaminarti, distrarti, deviarti dal tuo cammino di crescita. Quando finalmente comprendi il valore sacro, inestimabile della tua pace interiore, quando finalmente la proteggi come un bene più prezioso dell'oro,
tutto nella tua vita cambia radicalmente. La tua chiarezza mentale si affina, la tua capacità decisionale si potenzia. Non hai più bisogno dell'approvazione di tutti per sentirti completo e intero. Non hai più bisogno di spiegare le tue scelte esistenziali a persone che non le capiscono e non le rispettano. Non hai più bisogno di riempire ogni singolo vuoto emotivo della tua vita con presenze umane, anche quelle sbagliate. La pace autentica non è sempre rumorosa e festosa. A volte la pace più profonda è forza silenziosa che non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. È chiarezza cristallina che vede attraverso le manipolazioni e i giochi psicologici. È fiducia immobile che non vacilla davanti alle tempeste emotive degli altri. Sai cosa c'è dall'altra parte di quel tipo di pace fortificata? Scopo chiaro e definito, potere personale autentico, visione espansa del tuo futuro, amore vero, quello che non costa la tua sanità mentale, quello che non prosciuga il tuo spirito, quello che ti riempie invece di svuotarti. Marco Aurelio scriveva: confina la tua attenzione a quello che è davvero importante. La tua pace mentale è importante. Il tuo benessere emotivo è importante, la tua energia spirituale è importante, la tua salute psicologica è importante. Quando proteggi queste cose con la ferocia di un guerriero e l'esperienza di un saggio antico, quando costruisci confini così solidi che nemmeno un carro armato emotivo può attraversarli, non stai solo sopravvivendo alla vita, stai dominando la vita. Stai volando verso altezze che non credevi possibili. Stai diventando una versione di te stesso così potente, così allineata, così autentica che attiri automaticamente tutto ciò che è in risonanza con la tua frequenza elevata. La pace diventa il tuo filtro naturale. Le persone sbagliate non riescono nemmeno ad avvicinarsi perché la tua energia pacifica è incompatibile con la loro energia caotica. Le opportunità giuste iniziano a manifestarsi perché hai finalmente spazio mentale ed emotivo per riconoscerle e coglierle. La pace non è passività. La pace è potere controllato, è forza disciplinata, è energia focalizzata su ciò che conta davvero, invece che dispersa in 1000 direzioni inutili. Crea un contratto di pace con te stesso. Scrivi 5 comportamenti specifici che prometti di smettere di accettare, per esempio telefonate che ti agitano la sera, persone che ti criticano costantemente, e 5 nuove abitudini che proteggeranno la tua pace. Per esempio 10 minuti di meditazione al mattino, dire no senza giustificarsi. Firmalo e appendilo dove puoi vederlo ogni giorno. La tua rinascita è iniziata. Questo è chi stai diventando in questo momento di trasformazione radicale. E ascolta bene ogni singola parola. Non sei difficile da amare. Non sei troppo esigente, non sei troppo sensibile, non sei pazzo per avere standard elevati. Non sbagli a proteggere la tua pace come un tesoro inestimabile. Stai evolvendo, stai guarendo da ferite che credevi incurabili, stai diventando la versione più autentica, più potente, più allineata di te stesso che il divino ha sempre immaginato quando ti ha creato. In questa stagione di rinascita totale, in questa fase di metamorfosi completa, non insegui più nessuno, non corri più dietro a persone che camminano nella direzione opposta ai tuoi sogni, non mendichi più attenzione da chi ti ha sempre dato briciole, insegui la pace che calma ogni tempesta interiore, insegui lo scopo che dà significato a ogni tua azione, insegui il potere personale che trasforma ogni sfida in opportunità di crescita. Seneca disse: ogni giorno è un passo verso l'eternità. Ogni singolo giorno che scegli consapevolmente te stesso, che onori i tuoi confini, che proteggi la tua energia, è un passo gigantesco verso la persona che sei destinato a diventare. Ogni volta che dici no a ciò che non ti serve, stai dicendo sì a ciò che ti fa crescere. Ogni volta che chiudi una porta a una energia tossica, stai aprendo una finestra a possibilità infinite. Cammina con il coraggio di un leone che conosce la sua forza. Parla con la chiarezza di chi ha smesso di nascondere la propria verità. Vivi nell'autenticità totale di chi non ha più paura del giudizio altrui. E quando necessario, quando la situazione lo richiede, allontanati senza esitazione. Non per odio,
L'odio è energia sprecata, non per amarezza. L'amarezza è veleno che bevi sperando che faccia male agli altri, ma per rispetto di te stesso, non trattabile, senza scuse e senza compromessi. Perché una volta che impari davvero a proteggere la tua energia come la cosa più preziosa che possiedi, una volta che stabilisci confini così chiari che anche un cieco li vedrebbe, non sopravvivi più soltanto alla vita, voli, guidi, ispiri chiunque ti incontri, diventi una testimonianza vivente, camminante, respirante di cosa succede quando qualcuno smette definitivamente di inseguire l'approvazione degli altri e inizia a camminare in perfetto allineamento con il proprio destino divino. Diventi esattamente la persona che Dio, l'universo, la vita ti ha sempre chiamato a essere fin dal primo respiro. Lascia che si chiedano perché sei diventato così selettivo con le tue parole. Lascia che sentano il peso dell'assenza della tua energia quando non sei più disponibile a essere il loro deposito emotivo. Lascia che parlino, che sussurrino, che si facciano 1000 teorie mentre tu ti elevi verso vette che non credevano possibili per te. Perché la versione più pericolosa, più potente, più inarrestabile di te è quella che finalmente, definitivamente, irrevocabilmente sceglie la pace sopra le persone sbagliate, lo scopo autentico sopra schemi relazionali distruttivi, la crescita personale sopra la stagnazione mascherata da lealtà. La tua rinascita non è iniziata oggi, è iniziata nel momento esatto in cui hai deciso di ascoltare queste parole. E ora niente e nessuno al mondo potrà più fermare la forza della natura che stai diventando. Scrivi una dichiarazione di rinascita personale. Inizia con «Io dichiaro che da oggi» e elenca tutte le nuove regole della tua vita rinnovata. Leggila ad alta voce ogni mattina per i prossimi 30 giorni. Questa diventerà la costituzione della nuova versione di te stesso. Questo è il tuo momento. Questa è la tua svolta. Questa è la tua rinascita. Non aspettare che qualcun altro ti dia il permesso di vivere la vita che meriti. Il permesso è già tuo. È sempre stato tuo. Ora usalo. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.